nel mio canale con un nuovo tutorial. Vi presento subito i filati che ho utilizzato per il mio gilet. Ho utilizzato il filato Woolly Slim del sito Un filo di passione. Nel box informazioni vi lascio il link del filato con i colori. Io ho usato 4 varianti di colori: pesco, verde, panna e rosa, e il link del sito. Quindi una volta che andate nel box informazioni basta cliccare sul link che è evidenziato in celeste, quindi cliccate, vi porta direttamente al sito oppure ai filati che vi ho messo il link. Si lavora con l'uncinetto che va dal 2 al 3. Io lo sto lavorando con l'uncinetto del 3,5 per avere maggior morbidezza. Sono gomitoli da 50 grammi, molto morbidi, e il filo è lungo 200 metri, quindi abbiamo una metratura molto buona, in 50 grammi. Questo filato è adatto anche per i più piccoli perché non pizzica sulla pelle ed è molto delicato. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare la lavorazione, vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare 2 pannelli, uno del davanti e uno del dietro. Dobbiamo prendere la nostra circonferenza e dividere a metà. Il punto è multiplo di 8 più 2, quindi dobbiamo caricare una catenella che corrisponde alla nostra metà circonferenza. Io ho avviato 88 catenelle più 2 con uncinetto del 3,5 e il filato che vi ho indicato e corrispondono a 50 centimetri. Di solito la mia circonferenza è intorno ai 47-48 centimetri, però l'ho voluto un po' più larga. Quindi voi, se cambiate filato e uncinetto, tenete presente il multiplo, che è di 8 più 2. Avviate una catenella e vedete se corrisponde alla vostra metà circonferenza. Il punto chevron, come vedete, è molto bello e particolare, però questo non presenta le punte molto accentuate. Infatti, come vedete, non vanno molto verso il basso e verso l'alto. Con le diminuzioni abbiamo la punta che va verso il basso e con gli aumenti la punta che va verso l'alto. Di solito per lavorare il punto chevron carichiamo qualche motivo in più per avere la nostra circonferenza. Io invece con questo punto non ho caricato uno o due motivi in più, quindi ho caricato 88 catenelle che corrispondono a 50 centimetri. Ho alternato i colori partendo, questa è la parte del sotto, partendo con il pesco, poi verde, poi rosa, poi di nuovo bianco, rosa e verde. Quindi ho alternato in questo modo. Questa è la parte d'avvio, però poi ho capovolto il pannello e faccio capitare la parte d'avvio sopra, perché il sotto ho iniziato, come vedete, con delle maglie basse, mezze maglie alte e doppie maglie alte per far venire la parte più dritta. Quindi poi il pannello misura 50 centimetri per all'incirca 48-49 centimetri. Quindi voi andate avanti con la vostra sequenza, con i colori che avete scelto, fino ai vostri centimetri. Adesso possiamo iniziare con un campione, così vi faccio vedere come lavorare. Una volta che avete stabilito le catenelle per la vostra semicirconferenza, avviate le catenelle multiplo di 8. Alla fine aggiungiamo 2 catenelle che ci servono per voltare. Io ho avviato 88 catenelle più 2, che corrispondono a 50 centimetri. Adesso vi faccio vedere con un campione come realizzare il punto. Quindi salto 1 e 2, una volta che ho aggiunto le 2 catenelle in più, salto 1 e 2, vado sulla terza catenella, prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta, a fianco una maglia alta. Adesso devo lavorare 3
maglie altissime in una catenella, un ventaglietto di 3 maglie altissime. Quindi carico il filo 2 volte sull'uncinetto, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia altissima. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro dentro, prendo il filo e chiudo 2 volte, di nuovo 2 volte e chiudo tutti insieme. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e chiudo 2 volte, 2 volte e le ultime 2. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere, quindi dobbiamo ripetere il motivo anche da questa parte. Così andiamo su e poi dobbiamo scendere di nuovo. Filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, a fianco mezza maglia alta. Quindi stiamo scendendo e a fianco maglia bassa. Adesso dobbiamo salire e saliamo con una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado a fianco e lavoro mezza maglia alta, chiudendo tutte e tre le asole. Filo sull'uncinetto, a fianco una maglia alta. E ora vado a ripetere le 3 doppia maglia alta, prendendo il filo 2 volte sull'uncinetto, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima doppia maglia alta. Di nuovo 2 volte, rientro nello stesso punto, chiudo le asole a 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e chiudo le asole a 2. Filo sull'uncinetto, salto 1, vado a fianco, maglia alta. A fianco una mezza maglia alta, chiudendo le asole tutte e tre, e a fianco una maglia bassa. Andiamo a risalire con a fianco una mezza maglia alta, a fianco una maglia alta e a fianco, saltando una catenella, 3 maglie altissime nella stessa catenella di base, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e chiudo le asole a 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e chiudo le asole a 2, di un totale di 3. Quindi salto 1, vado a fianco, maglia alta, a fianco mezza maglia alta e a fianco maglia bassa, a fianco filo sull'uncinetto, mezza maglia alta, a fianco maglia alta, salto 1, vado a fianco e di nuovo 3 maglie altissime nella stessa catenella di base, quindi sono 2 volte il filo sull'uncinetto e sono 3. Salto 1, vado a fianco, maglia alta, a fianco mezza maglia alta, chiudendo le asole tutte e tre, e a fianco maglia bassa. Quindi dobbiamo andare avanti per tutta la riga, tutte le catenelle che avete avviato in questo modo. Una volta lavorato il primo giro, giriamo il lavoro e iniziamo a lavorare il punto chevron. Ci alziamo con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Queste prime due corrispondono a una diminuzione perché dobbiamo far venire il bordo dritto e quindi iniziamo e terminiamo con una diminuzione. Sulla maglia centrale vado a lavorare 3 maglie alte e queste corrispondono all'aumento che fanno venire la punta verso l'alto. Vado a fianco e lavoro una maglia alta,
affianco una seconda maglia alta. Adesso dobbiamo fare una diminuzione di 3 maglie e così la punta viene verso il basso. Quindi filo sull'uncinetto, vado a fianco e prendo la maglia, il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado a fianco, prendo il filo, maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. Vado a chiudere tutte insieme. Quindi facciamo una diminuzione di 3 maglie alte. A fianco lavoro una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e sulla maglia centrale vado a fare l'aumento di 3 maglie, 1, 2 e 3. A fianco una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco dobbiamo lavorare una maglia alta chiusa a metà. Questa è la prima. Vado a fianco una seconda maglia alta chiusa a metà e a fianco una terza maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e come vedete già inizia a formare la punta che va verso l'alto e la punta che scende. Sembrano come delle piccole onde. Vado a lavorare 2 maglie alte consecutive, 1 e 2, e sulla maglia centrale vado a fare l'aumento di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 maglie alte consecutive, 1 e 2, e poi vado a fare una diminuzione di 3 maglie, andando a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Nella maglia a fianco una seconda maglia alta chiusa a metà e nella terza maglia a fianco una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. 2 maglie alte consecutive, 1 e 2, e sulla maglia centrale vado a fare l'aumento di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una maglia alta a fianco, una maglia alta a fianco e adesso vado a fare una diminuzione sulla mezza maglia alta a fianco e sulle catenelle a fianco. Chiudo a metà e ho chiuso tutte insieme. Questo è il punto che dobbiamo ripetere per tutta la nostra lunghezza. Quindi andiamo a ripetere questo stesso punto. Giro il lavoro, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Questa è la maglia che abbiamo chiuso, vado nella maglia a fianco, nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco lavoro una maglia alta e a fianco un'altra maglia alta. Sulla maglia centrale dell'aumento che abbiamo fatto nel giro sottostante vado a ripetere le 3 maglie alte sempre prese nello stesso punto. Quindi aumentiamo di 3 maglie alte. A fianco lavoro una maglia alta, a fianco 2 e qui abbiamo la diminuzione. E anche qui dobbiamo fare una diminuzione di 3 maglie alte, quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta e chiudo a metà. Sulle 3 maglie alte che abbiamo chiuso nel giro sottostante vado al centro e lavoro una maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Lavoro 2 maglie alte consecutive, 1 e 2. Sulla maglia centrale vado a fare 3 maglie alte prese nello stesso punto, 2 e 3. Ripeto le 2 maglie alte consecutive, 1 e 2,
E qui faccio la diminuzione di 3 maglie alte a fianco, maglia alta chiusa a metà, al centro dove abbiamo queste 3 maglie alte che abbiamo chiuso nel giro sottostante risultano una, quindi entro al centro e lavoro maglia alta chiusa a metà e a fianco una terza maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. Di nuovo 2 maglie alte consecutive e sulla maglia alta centrale vado a fare l'aumento e continuo questa lavorazione per tutta la riga. Quando terminiamo il giro facciamo sempre una diminuzione di 2 maglie alte, quindi qui lavoro una maglia alta e la chiudo a metà e qui sulle ultime due lavoro una maglia alta, quindi entro al centro, chiudo a metà e chiudo tutte insieme. Vado a ripetere la stessa lavorazione, quindi come lavorazione è molto semplice. Basta rispettare le 2 maglie alte consecutive e l'aumento, 2 maglie alte consecutive e diminuzione. Quindi mi alzo con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta, 2 maglie alte consecutive, 1 e 2. Sulla maglia alta centrale facciamo un aumento di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 maglie alte consecutive, 1 e 2 e una maglia alta a fianco chiusa a metà. Al centro maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. E abbiamo fatto un'altra diminuzione, quindi abbiamo aumento e diminuzione. 2 maglie alte consecutive, 1 e 2 e aumento, 1, 2 e 3. 2 maglie alte consecutive, 1 e 2 e diminuzione di 3 maglie, 1, 2 e 3. Proseguo questo fino a terminare il giro. Sulle ultime maglie andiamo a fare una maglia alta chiusa a metà e su queste due che risultano una maglia alta chiusa a metà e facciamo un'altra diminuzione. Giriamo il giro e continuiamo la lavorazione come vi ho fatto vedere. Io ho fatto 7 giri con il pesca e poi ho cambiato e ho fatto con il verde. Poi 7 giri con il verde, ho tagliato il filo e iniziato con il rosa. 7 giri con il rosa, ho tagliato il filo e ho proseguito con il bianco. E quindi sono andata avanti alternando questi colori. Andate avanti e poi vi faccio vedere come ho proseguito. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Questa è la parte dell'avvio. Quindi io ho capovolto il pannello e ho fatto capitare la parte dell'avvio sopra per far venire la parte diritto, anche perché sotto volevo questo movimento del punto. L'ho lasciato in questo modo. Per quanto riguarda i pannelli, ho fatto un pannello del davanti un po' più corto, quindi il pannello del dietro è all'incirca 49-48 centimetri e io ho tolto questi 7 giri e terminato il pannello del davanti solo con il rosa. Questo perché? Perché il dietro lo volevo più lungo e il rosa invece un po' più corto. Quindi misurando il pannello del davanti sono all'incirca 40 centimetri. Se voi volete fare tutti e due i pannelli della stessa lunghezza potete farlo tranquillamente. Quindi ho alternato i colori in questo modo. Adesso devo unire il davanti con il dietro.
Per quanto riguarda le cuciture, vado a fare delle cuciture con ago e filo e quindi ogni volta che cambio il colore vado a cucire con il colore, per esempio qui ho il rosa e vado a cucire con il rosa, dove ho il panna vado a cucire con il panna per far venire le cuciture omogenee. Per quanto riguarda lo scalfo, lascio uno scalfo di 18 centimetri. Se voi avete una taglia L, scendete fino a 20 centimetri. Per la scollatura ho trovato il centro e mi sono spostata di 11 centimetri da un lato e 11 centimetri dall'altro. Quindi ho una scollatura di 22 centimetri e i centimetri che mi rimangono sono per la spalla. Quindi vado a prendere l'ago e il filo e vado a cucire fino dove ho il marker. Con ago e filo vado a prendere sia la spalla del dietro che quella del davanti e vado a fare queste piccole cuciture. Per quanto riguarda lo scalfo, vado a lasciare uno scalfo di 18 centimetri e le altre cuciture le vado a fare in base al colore. Dove ho il colore verde, prendo il filo verde e cucio fino dove finisce il verde. Poi cambio il filo, dove ho il rosa, vado a fare una cucitura con il rosa. Andate avanti in questo modo, quindi fino dove avete messo il segno, questa parte del collo rimane aperta, l'altra parte della spalla. Una volta che lasciate la profondità dello scalfo, andate a cucire anche i laterali. Una volta che avete cucito il tutto, questo è il risultato. Come vedete il punto è molto bello e anche l'accostamento dei colori è molto particolare. Volendo potete indossare la maglia mettendo la parte più corta sul dietro e la parte più lunga sul davanti, poi dipende come vi piace l'indosso. Questo è il davanti per me, questo è il dietro. Una volta che avete cucito il tutto, girate la maglia dal diritto e ho ripreso intorno allo scalfo le maglie alte e ho lavorato 2 giri di maglie alte a rilievo avanti. La stessa cosa vado a fare sul collo e anche sull'altra manica. Quindi con l'uncinetto prendo il filo panna, entro e lavoro 2 catenelle. Vado a lavorare maglia alta in ogni spazio disponibile. Qui lavoro 2 maglie alte. Vado a fianco, lavoro una maglia alta, a fianco una maglia alta. Quindi vado a riprendere le maglie alte per pareggiare lo scalfo. Terminato il giro di maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassissima prendendo le catenelle passando con l'uncinetto sul davanti. Mi alzo con 2 catenelle. Vado dove ho la maglia alta con l'uncinetto, entro dal dietro e sposto sul davanti l'asola della maglia alta. Prendo il filo e lavoro una maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco, la stessa cosa, prendo la maglia alta, la porto sull'uncinetto sul davanti, prendo il filo e lavoro una maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco, la stessa cosa, maglia alta a rilievo avanti. Con l'uncinetto entro, sposto sull'uncinetto sul davanti la barretta della maglia alta e proseguo questo lavorando questo giro e l'altro giro. Quando chiudiamo il giro, dobbiamo chiudere sempre con una maglia bassissima, però andate avanti e ve lo faccio vedere. Terminato questo giro, vado a chiudere con una maglia bassissima passando con l'uncinetto dal dietro e sposto la maglia alta sul davanti e chiudo con una maglia bassissima. Lavoro 2 catenelle e vado a ripetere le maglie alte a rilievo avanti per questo che è l'ultimo giro. Quindi ripeto per l'ultima volta. Maglie alte a rilievo. Ricordatevi che le maglie alte
devono essere uguali sia da questa parte che dall'altro scalfo, altrimenti uno scalfo è più largo e uno è più stretto. Proseguite questo e poi iniziamo a lavorare la parte del collo. Per quanto riguarda il collo, facciamo la stessa cosa. Entriamo da un punto qualsiasi e con l'uncinetto e il filo, sempre filo bianco, se volete potete fare anche con il verde, dipende poi da quello come volete voi l'effetto. Mi alzo sempre con 2 catenelle e vado a riprendere le maglie, anche se ce l'abbiamo sotto, lavorando un giro di maglie alte. Quando arriviamo a questo punto dove abbiamo unito il davanti con il dietro, vado a fare una diminuzione per far girare bene il collo. Quindi entro in questo punto, prendo la maglia alta, la chiudo a metà. Vado a fianco, prendo la maglia alta e chiudo a metà. Adesso chiudo tutte insieme. E la stessa cosa vado a fare anche dall'altra parte. Quindi continuate a lavorare le maglie in ogni catenella sottostante e quando arrivate dove abbiamo fatto la cucitura dall'altra parte, anche lì facciamo una diminuzione. Quindi mi ritrovo qui dove ho la cucitura, entro, prendo la maglia alta e chiudo a metà. Vado dall'altra parte, maglia alta e chiudo a metà e chiudo tutte insieme e continuo a riprendere le maglie così come si presentano. Dal giro successivo dobbiamo lavorare maglie alte a rilievo avanti come abbiamo fatto sulla manica e vado a lavorare per 2 giri. Se voi volete potete continuare lavorando anche 3 o 4 giri, dipende come volete il collo. Comunque andate avanti, vi faccio vedere come ripartire e come dobbiamo fare dove abbiamo la diminuzione. Una volta che abbiamo ripreso le maglie intorno al collo, vado a chiudere con una maglia bassissima prendendo le 2 catenelle sul davanti e mi riavvio con 2 catenelle e vado a lavorare maglie alte a rilievo avanti. La diminuzione, queste sono 2 maglie alte chiuse insieme, prendo tutte e 2 le maglie alte e lavoro una maglia alta a rilievo avanti e proseguo questo fino a terminare il giro. Anche dall'altra parte la diminuzione la lavoriamo con una maglia alta a rilievo avanti e proseguo questa lavorazione, questo giro e anche l'altro giro. In questo modo, se volete potete continuare a lavorare il collo anche per 3 o 4 giri, dipende come volete voi il collo. E questo è l'effetto. Per quanto riguarda l'adeguamento della taglia, come vi ho detto all'inizio, basta aggiungere le catenelle alla vostra semicirconferenza e il multiplo è di 8, quindi quando avviate la catenella mettete sul piano e misurate e vedete se avete raggiunto la vostra semicirconferenza. Se non l'avete aggiunto basta aggiungere 8 più 8 più 8 e alla fine sempre 2. Quelle 2 catenelle ci servono per voltare. Per ogni colore ho usato 100 grammi, quindi 2 gomitoli da 50 grammi. Siccome non è molto stretto, quindi se dovete fare una taglia L basta aggiungere un gomitolo in più. Se invece volete aggiungere un gomitolo in più per colore, se invece volete aggiungere le maniche, aggiungete 2 o 3 gomitoli per colore. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Spero che questo progetto vi sia stato di ispirazione e di vostro gradimento. Grazie per la visione e ciao!